You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, you're delusional. In an ocean of all this emotional. Best be sure, I'm begging you, looking for something Vorrei fare una premessa per quelli che non mi conoscono. All'età di 19 anni ho avuto questa esperienza oncologica che però si è risolta nei migliori dei modi. Almeno io così pensavo. Però, a quanto pare, qualcosa è andato storto. Perché mi ritrovo ad avere una strana dipendenza e nessuno mi aveva avvertito di questi effetti collaterali. Pertanto, siccome volevo che le persone sapessero cosa comportano questi effetti collaterali, ho pensato bene che fosse meglio prevenire e promuovere le 12 regole di prevenzione del codice europeo. Quando decisi di iscrivermi alla North Cape, pensai subito: questa è la giusta terapia per riuscire a smettere di pedalare. Praticamente i chilometri che percorrevo in 4 mesi li avrei percorsi in 2 settimane. Un overdose di pedalata che sicuro mi avrebbe fatto smettere questa ridicola passione. E durante questi giorni di pedalata avrei promosso le 12 regole di prevenzione. Il giorno pre-partenza tutto sembrava andare per il meglio. Temporale con tanto di grandine in arrivo, niente banane al supermercato, il cocco a dadini era come mangiare dei sassolini e durante la notte quella benedetta adrenalina mi aveva lasciato sveglio. E invece no. Il temporale fu passeggero e nonostante la notte in bianco ero comunque pimpante. Bisognava rimediare a questa dannata situazione. Decisi di sabotare il viaggio. Così mi misi a seguire il ritmo del primo classificato, Michele Miani. Ero certo che a fine giornata sarei stato esausto e mi sarei ritirato. Niente. Ancora una volta andò tutto storto. All'inizio della salita del Gran Bernardo, appena scoppiò l'acquazzone, per qualche strano motivo decisi di seguire il suo consiglio. Indossare i pantaloni impermeabili e i copriscarpe. Non l'avessi mai fatto. Gli altri si fermavano per asciugarsi e ripararsi, mentre noi avanti come missili giù per la discesa. Ingiusto! Ed il viaggio stava prendendo una brutta piega quando scoprì che eravamo in testa al gruppo. E allora, idea. Verso le 11 di sera salutai Michele e decisi di fermarmi a dormire all'aperto, così da farmi recuperare dagli altri. Ma cazzo! Il sonno aveva colpito anche loro e solo in 7 mi sorpassarono. Per fortuna, però, durante la notte scoppiò un temporale che ci accompagnò durante le prime 8 ore di pedalata. Fantastico! Le gocce erano talmente forti che sembravano aghi di pino sulle mani. Comunque, ero in compagnia di un portoghese, Miguel. Mamma mia, Miguel, che personaggio. Ecco, questo è Miguel. Quel maledetto aveva avuto l'idea geniale di usare la mantellina antivento, che durante un acquazzone è utile quanto la crema solare. Io invece ero tutto coperto di Gore-Tex. Avevo imparato la lezione dalla Scozia. Ma perché le persone devono imparare dai propri errori? Non possono continuare a sbagliare? Io volevo solo condividere la sofferenza con Miguel. Ma alla fine arrivammo a Strasburgo per timbrare il nostro passaporto. Ovviamente senza inconvenienti, senza neppure una foratura. Ah sì, in Svizzera il mio operatore non prendeva e non potevo fare le Instagram stories. Ma per il resto
La seconda parte di giornata si concluse con un bellissimo tramonto e una cena abbondante. Ma la mattina seguente io ripartii alle 5, mentre Miguel rimase a letto. E una volta in marcia incontrai Niklas, quarto classificato. Le cose stavano andando sempre peggio. Dovete sapere che io ce la mettevo tutta a svegliarmi stanco la mattina. Ero un perfetto sacco di patate coi postumi di una sbornia. Favoloso, penserete voi. Eppure, dopo un'ora ritornavo fresco come non mai. Ma perché? Cioè, io spingevo forte sui pedali, come se fosse una gran fondo. Addirittura io e Niklas facevamo delle gare in salita. E come se non bastasse, i battiti erano scesi drasticamente. Non ci voleva proprio, perché questo significava meno spreco di energie. Infatti, quelle maledette gambe continuavano a girare. Ma com'era possibile, mi chiedevo? Nonostante facessimo oltre 340 km giornalieri, con oltre 3000 metri di dislivello, con solo un'ora e mezza di pausa ogni 10 ore di pedalate, ero ancora capace di reggere? Infatti, dovevo farla finita. Puntai tutto su un'overdose di Mars e Twix. Ne mangiavo addirittura 10 al giorno. Avrebbe funzionato sicuramente, pensai. Ma niente, la cioccolata sembrava essere diventata improvvisamente carburante e riuscivo a mantenere addirittura una media di 27 km/h. Questi erano veramente troppi. E tutto questo sembrava non essere sufficiente. Allora richiamavo Thor, dio dei cieli e dei fulmini, e lui prontamente mi rispose qualche volta, ma non è che serviva a molto. Infatti un po' mi stavo deprimendo. Ma sapete come dicono in molti film? Non smettere mai di crederci, persisti e non mollare. No, Rocky, no, io non mollo. Infatti, al quarto giorno, il fondoschiena si lacerò, provocando quel piacevolissimo bruciore ad ogni pedalata. Poi partì una splendida tendinite. E questo era il momento di rincarare la sofferenza. Così feci una bella tirata di 353 km verso il traghetto che ci avrebbe portato ad Oslo. E sapete cosa c'è ad Oslo? Un aeroporto, dove con ogni probabilità finalmente mi sarei ritirato. Sembrava che ce l'avessi fatta, sembrava arrivato finalmente quel momento magico tanto desiderato che mi avrebbe separato dalla mia bianchina, perché converrete anche voi che dopo 353 km e 2000 metri di dislivello, con la tendinite che non ti permette di alzarti in piedi minimamente e ogni pedalata è pura sofferenza, come fai a non ritirarti? E invece no. Chiedevo aiuto invano alla fisioterapista e al biomeccanico, ed il caso vuole che la tratta in traghetto per raggiungere Oslo era di ben 8 ore. Ciò significava che dalla sera prima avrei avuto 16 ore di riposo. Inaccettabile. Guardate, pure i massaggini si fa fare questo, perché ovviamente aveva finito gli antidolorifici e gli antinfiammatori. Infatti si credeva invincibile. E le cose peggiorarono quando mi consigliarono di abbassare la sella di 2 mm. Ma voi avete idea di cosa siano 2 mm? 2 mm nella biomeccanica sono un'enormità. In pratica, in questi giorni di sforzo intenso, i miei muscoli si erano contratti e questa contrattura aveva teso i tendini più del normale, causando l'infiammazione. Però, quando Jason Black mi consigliò di abbassare la sella di 2 mm, la tendinite accennava una ritirata, ma il peggio non era ancora arrivato.
incontrai un veterano di questo evento, un certo Manlio Pasqualin, che prendeva parte alla sua terza edizione consecutiva e mi disse una frase che non avrei mai e poi mai voluto ascoltare. Ma sentite come fa. La North Cape non è fatta per correre, ma da percorrere. Ecco, non l'avesse mai detto, perché fu la fine del mio sabotaggio. Con grande amarezza iniziai a seguire questa filosofia, stando in sua compagnia, il che significava abbassare il chilometraggio giornaliero ed aumentare il tempo di pause per mangiare qualcosa di più appetitoso. Inaudito! A tal punto che pure il vento si schierò dalla mia parte, soffiandoci contro gli ultimi 1000 chilometri, specialmente negli ultimi 700 dove a fatica superavamo i 20 km orari e in discesa i 26. Ma nulla da fare. La mente si era staccata e si concentrava sui paesaggi che la circondavano. Diciamo che ero in uno stato di trance. E a poco servivano i supermercati chiusi, o le gas station a 120 km distanti l'una dall'altra, oppure le allucinazioni a causa della maldigestione, oppure ancora numerosi e numerosi lunghi tunnel di 7 km. Sì, questa era la mia cena. Ma voi non potete immaginare quanto ci stessimo deprimendo. Infatti, guardate le nostre facce. Io, Jason Black, Paul detto Young Boy, Manlio e anche Miguel, perché ormai ci aveva raggiunti. Tutti assieme, come i 7 nani, a pedalare nel circolo polare artico. Che poi, a fine giornata, verso le 11 di sera, capitava che ammirassi anche questi tramonti. Poi arrivi all'Elofoten e tutti sanno che all'Elofoten piove sempre. Indovinate un po', quando arrivammo noi il cielo fu limpido. Ecco, guardate cosa mi beccai. Ma arrivati a questo punto, ci terrei a farvi conoscere chi è questo Manlio, ovvero l'italiano medio che non conosce l'inglese, ma che in un modo o l'altro riesce sempre a farsi capire. Lofoten, aspetta, Now? Hi Maria. And this is mine. Wow. Perfect. Che perfetto, che cazzo è stasera? 06 05. Dove c'è? Ma Manlio, cosa stai usando per la schiuma, la barba? Ma penso sia l'isoponio per pulire il cesso. Niente, va così, lavori nel tunnel, ci bloccano, adesso vuol fare la sfida con noi, attraversarlo velocemente, chi riesce a fare il turno più veloce, lui col biroccio e noi in bici. Ma cazzo, adesso ci hanno anche bloccato. Tu Aldo cosa dici? Chi vince nel tunnel? Ah, chi vince? Noi siamo più aerodinamici. Ok, vedete che salutiamo la nostra vichinga. Saluta gli amici a casa, ciao. Ciao ciao! Hello. Che cazzo hai fatto? Si è fatto male? Un po' al polso. Si muove? Sì, non si muove. Spalla? Sì, no, è solo il polso. Ma l'avete visto? Invece di soccorrermi, ha lasciato che lo facesse la vichinga, perché ovviamente lui doveva finire il video per il suo diario di bordo. Che galantuomo questo Manlio. E proprio in questo momento speravo di essermi rotto il polso. Infatti Manlio la sera prima me l'aveva guffata, raccontandomi che l'anno prima, a 500 km dalla fine della competizione, un suo amico
era caduto facendosi male al ginocchio e pertanto fu costretto a ritirarsi. Meglio tardi che mai, pensai. Ma neanche stavolta mi andò bene. Allora, che senso aveva fare tutti questi chilometri se tutto stava andando per il verso sbagliato? Forse una risposta me la stavo dando ed era strano pronunciarlo. È quella parola che inizia per A. Quella parola che non sai cosa significhi finché non la provi. Amore? Amore per la bicicletta? Purtroppo ammetto di aver amato andare in bicicletta, però cercate di capirmi, cioè mettetevi nei miei panni. Immaginatevi di fare un giro dove ogni giorno cambia il paesaggio che vi circonda ed ogni 10 ore la lingua che viene parlata. La fatica diventa solo un effetto collaterale. E con quest'ultima frase intendo dire che ti porta ad essere in uno stato emotivo dove le emozioni vengono percepite con un'intensità esponenziale. Non so a quanti di voi capita di emozionarsi o commuoversi a fine giornata davanti a un tramonto oppure alla vista di una renna. Non c'è nulla di più appagante che conquistarsi con le proprie forze, anche per soli 5 secondi, uno sguardo su madre natura. È pazzia tutto questo? Non lo so. So solo che, nonostante sia stato creato il motore a scoppio, l'uomo cerca comunque di muoversi usando la propria energia, per cercare un'evasione da quella quotidianità artefatta e per avere un contatto con la natura naturante. Quindi, per piacere, non giudicatemi colpevole di amare. Allora, Adesso ti spiego. facciamo... Vai, Cioè, spiega bene. Allora ti spiego, si fa tac e dopo. Poi già sei imparato, Poi si fa tac. Butta su però, Tac, vedi proprio, devi buttare su, Tac, 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 tac. Poi lo giri, tac, e fai un'altra maialata di qua. Tac, guarda che bella. Teorie, alla via il culo, ciao qua. Tac. Poi to pieghi, mica a Roma, to pieghi.